Nella comicità esiste un modo davvero interessante che è la magia comica. Quanti maghi hai visto che hanno usato la comicità per i loro numeri? Tantissimi, lo so, ma c'è uno di loro che è stato un pioniere, o comunque uno dei pochi che è riuscito a creare un personaggio davvero innovativo e molto interessante, da non catalogarlo più nel mondo magico, ma direttamente nel mondo comico. Oggi ti parlo di una vera leggenda, di Mac Rooney. Eccomi qui, sono Dandy Dan e faccio il comico visuale, cioè non parlo in pratica quando mi esibisco. In questo canale ti voglio fare entrare nel mio mondo, quello comico, e farti conoscere non solo i personaggi, ma fare anche un'analisi su di loro. Prima di partire, iscriviti. Fatto? Ok, allora oggi parliamo di Mac Rooney. Dicono che sia di origine americana, ma c'è chi giura che proviene dall'inferno. Comunque il suo nome è Mac Rooney, diabolico illusionista dalle mani stregate e dallo sguardo d'aquila. Mac Rooney, nato Germain-René Souvart il 20 giugno del 1913 a Longueville, è stato un celebre mago comico e attore francese, noto per il suo stile unico che combinava magia e umorismo fisico. La sua carriera artistica però iniziò con un'esibizione di acrobazie estreme. Si iniziò la sua carriera di acrobata negli anni '20, perfezionando numeri sempre più spericolati. Nel 1936 fu tra i primi a esibirsi in motocicletta, tipo il Muro della Morte. E cos'è il Muro della Morte? È una vecchia attrazione da fiera fatta di legno e costruita a forma di botte gigante. Le motociclette girano all'interno facendo acrobazie rimanendo in equilibrio per forza centripeta. Ora hanno ricreato l'attrazione. Si è evoluta con un numero circense dove le moto a velocità incredibile girano all'interno di un globo. Tornando a Germain, perché Mac Rooney nacque molto tempo dopo, nel 1938 approdò negli Stati Uniti, dove eseguì un pericolosissimo triplo salto mortale a bordo di un'autovettura decappottabile. Un pazzo, davvero. Insomma, era un vero stuntman. Dopo la seconda guerra mondiale decise di lasciare gli spettacoli pericolosi e iniziò a esibirsi nei panni del mago Holkerty, eseguendo giochi di prestigio nei locali notturni della capitale francese, negli intervalli tra uno spogliarello e l'altro. Fu qui che comprese l'idea di cambiare il proprio spettacolo in chiave comica, dando così vita al personaggio del mago maldestro e pasticcione che, insieme con quello del domatore delle pulci e del pianista matto, gli assicureranno il successo e la notorietà internazionale. La sua carriera cambiò quando, durante uno dei suoi spettacoli come Mago Holkerty, venne notato da Maurice Chevalier, che gli procurò una scrittura al Casino de Paris, consentendogli di effettuare un salto di qualità. Era oramai nel gotha dei locali parigini e così in poco tempo lo portò presto a calcare i palcoscenici dei più noti locali di rivista parigini, tra cui la Bessy, il Bobino, il Lido e diversi altri. Qui nacque Mac Rooney, che debuttò così nel 1956 al famoso Crazy Horse con il suo stralunato personaggio, sempre impassibile nonostante i suoi trucchi magici finissero in disastri e ostinatamente restio a pronunciare in scena qualsiasi parola, a eccezione dell'esclamazione "Eh!". Questo numero lo rese celebre in tutta Europa e al Crazy Horse, a Saloon di Parigi, rimase per oltre 20 anni. E poi per aumentare ancora il suo prestigio lavorò al Lido. Il suo talento gli aprì le porte anche del cinema, dove apparve in diversi film a fianco di grandi nomi come Peter Sellers. Ecco perciò che ben presto il personaggio di Mac Rooney oltrepassò le frontiere.
Negli anni 60 si esibì negli Stati Uniti a Las Vegas, a Reno, nello stato del Nevada, e venne ripetutamente ospitato dal programma televisivo The Ed Sullivan Show. Il cinema si era accorto del valore comico che la maschera lunare e impassibile di Macaroni poteva portare in ruoli di contorno. Apparve spesso nel piccolo schermo, molto popolare qui in Italia, dove negli anni 60 e 70 fu una presenza fissa in spettacoli musicali degli Studio 1, nonché controparte del famoso mago Silvan in Simsalabim. Passare per questo programma voleva dire essere al grande livello magico. Nell'89 il ministro della cultura francese, Jacques Lang, conferì a Macaroni il titolo di Chevalier des Arts et des Lettres, onorificenza solitamente accordata da artisti e letterati e su cui qualcuno commentò che in questa occasione era servita a celebrare un artista che nella sua carriera di lettere ne aveva usate davvero assai poche. Proprio durante questa cerimonia Macaroni annunciò l'intenzione di ritirarsi a vita privata al termine di un percorso artistico durato oltre 60 anni. Il personaggio. Analizziamo davvero il personaggio. Ci rendiamo conto che è costruito su una definizione artistica ben precisa. Quell'idea che attorno a lui succede qualsiasi cosa e di conseguenza non lo sfiora nemmeno. Se guardi bene, questa tecnica di indifferenza a livello comico fa da contrasto al disastro che succede attorno a lui. Ecco la grande possibilità. Il personaggio perde il livello della dignità e scaturisce al pubblico la risata mettendosi nei suoi panni e sapendo bene come si sentirebbe al suo posto. In questo caso il personaggio supera il mago e supera il comico. Diventa comico il contrasto tra quello che succede e quello che lui è. Davvero bellissimo. Poi se devi analizzare il numero in sé è davvero nullo. O comunque qualsiasi mago lo farebbe alle prime armi. Ma è qui che lui fa la grande differenza. Da niente in tutto. La capacità di rimanere sempre dentro al personaggio in maniera inerme era tipico di Keaton, ma ora molti si sono resi conto di quanto sia difficile mantenere il personaggio. Macaroni rifletteva nella sua espressione di inebetito le vicissitudini del mago fallito e usava l'arte del fallimento per far ridere. Guarda lo sguardo perso e i movimenti sempre indecisi, ma soprattutto guarda le pause. Prima di fare un'azione usa delle rotture sulla gag. Usa il controsenso dell'azione, fa vedere una mano e poi si infila il guanto sull'altra. Ecco, queste cose ti preparano alla gag più forte ed in gergo quando vendi il personaggio. Lui era proprio un mago per questo. Fa ridere il fatto che vuole sempre sembrare furbo e non ci riesce. Le sue mosse sono evidenti e accentuate per fare in modo che il pubblico non perda la gag. Anche il modo di vestire non è troppo eccentrico, spesso è un grandissimo errore per chi vuol far ridere, ma è semplice e monocromatico per non disperdere l'attenzione sul suo viso e sul suo numero. Osservavi anche tu tutto questo? Che dire, davvero un mito, che però si è chiuso nel suo mondo e si è spento in Francia il 21 giugno del 2004. Abbiamo perso un grande comico, che suo figlio ha cercato di portare avanti come personaggio, ma non come è successo a Emmett Kelly. Anche quella è una grande storia. Spero ti sia piaciuto il video, ma lo puoi farmelo capire con un like e dicendomi la tua nei commenti.